5 novembre 1975, una luce bluastra trasformò una serata qualunque in un mistero che ancora divide. C'è un bagliore nella notte che ancora parla. Alcune storie non si chiudono mai. Questa non è la solita storia da campeggio. Nel video di oggi vi racconto la vicenda di Travis Walton, un uomo che sostiene di essere stato rapito e cui presunti rapitori non mostrano alcuna caratteristica umana. Il caso di Walton è considerato tra i più rilevanti nel panorama dell'ufologia, proprio per la sua complessità e per le contraddizioni che lo rendono così difficile da chiarire. Resta uno dei misteri più inspiegabili quando si parla del fenomeno delle presunte abduction, cioè dei cosiddetti rapimenti alieni. Non stiamo parlando di leggende locali. Questo caso è uno tra i più discussi in ufologia. Travis Walton è nato il 10 febbraio 1953 a Snowflake, nella contea di Navajo, in Arizona. Nel 1966 il suo migliore amico, Mike Rogers, firmò un accordo con lo United States Forest Service, il servizio forestale statunitense, per disboscare alcune aree dello Stato. Nel 1975 ottenne un appalto governativo per ripulire 1200 acri nella foresta nazionale di Apache Sith Graves a Turkey Springs, sempre nella contea di Navajo. Si trattava di un'occasione molto remunerativa per l'attività di Mike, ma avrebbe comportato molte ore di lavoro. È il 5 novembre 1975. Sono da poco passate le 18. 7 uomini che lavorano per il servizio forestale salgono su un furgone, pronti a tornare a casa dopo una lunga giornata di lavoro. È buio quando si mettono in marcia sulla strada sterrata che li conduce fuori dal bosco. Travis Walton, 22 anni, è a bordo insieme a 6 colleghi. Mike Rogers, capo squadra e autista, Ken Peterson, John Goulet, Steve Pierce, Alan Dellis e Dwayne Smith. Travis sta per sposare Dana, la sorella di Mike. Giovane, fidanzato, vita tranquilla in programma. Insomma, non proprio il curriculum del cacciatore di fama. Eppure, eccolo qui, protagonista suo malgrado. Poco dopo, il gruppo scorse una forte luce attraverso gli alberi a poche centinaia di metri da loro. All'inizio pensarono a un incendio o a un incidente aereo o a dei cacciatori accampati nel bosco, dato che era la stagione della caccia ai cervi. Magari una luce che filtrava da una tenda. Ma avvicinandosi per capire cosa stesse succedendo, fu una cosa sconvolgente. Tutta la radura era illuminata da uno strano bagliore, un bagliore singolare che faceva apparire tutto davvero inquietante. Poi notarono una struttura a disco, con una cupola larga 5 metri e alta 3, sospesa sopra il suolo a circa 30 metri di distanza. Era illuminata da una luce gialla dorata, come una foschia fatta di luce, e accompagnata da un ronzio acuto e da una specie di rimbombo di frequenze basse. L'oggetto appariva brillante, ma non accecava. Era una luce guardabile che proveniva da quasi tutta la superficie dell'oggetto, che sembrava di natura metallica. Nel tempo si scoprirà che non furono i soli ad avvistare quel bagliore, ma vi furono altri testimoni di quell'evento, cacciatori e pescatori, che erano in quella zona e che testimoniarono la cosa dallo sceriffo locale. Videro un bagliore salire dalla radura e schizzare via nel cielo. Mike, l'autista del furgone, frenò di colpo. Tutti rimasero a fissare quell'oggetto, come se fosse giunto da un'altra dimensione, pensando che da lì a poco sarebbe scomparso, decollando via. Mentre l'oggetto iniziò a muoversi, il rumore si fece via via più intenso. Travis, affascinato e incuriosito da quell'oggetto, non attese nemmeno che il furgone si fermasse. Aprì lo sportello mentre il veicolo era ancora in movimento e, come richiamato da un impulso irresistibile, si avvicinò per osservare meglio, ignorando gli avvertimenti degli altri colleghi che, spaventati, gli gridarono di non avvicinarsi. I compagni rimasti a bordo urlarono a Travis di tornare indietro e di risalire subito sul furgone. Travis venne sorpreso dal movimento dell'oggetto e si abbassò per cercare di nascondersi dietro un tronco. Ecco il punto di svolta. Curiosità o follia? Una mossa impulsiva e tutto precipita. L'oggetto, sospeso da terra, emanava luce dall'interno ed aveva la forma di un disco sormontato da una grossa cupola. All'improvviso il disco cominciò a emettere un suono insolito, un ronzio acuto simile a quello di una turbina, e ad oscillare, facendo persino tremare il terreno. Solo allora Travis cercò di allontanarsi. Proprio in quel momento, mentre si trovava a breve distanza dal velivolo, un fascio di luce bluastra lo avvolse e lo sollevò in aria per 5 metri, per poi scaraventarlo al suolo. A quel punto
Travis sembrava svenuto, gambe e braccia rilassate, come se una forza invisibile lo tenesse immobile e sollevato da terra, attirandolo a sé. Intanto, i 6 uomini a bordo del furgone assistono a tutta la scena. Sono terrorizzati e insistono perché Mike, alla guida, li porti più lontano possibile. Si convincono che quell'oggetto li stia inseguendo e temono che Travis Walton sia morto. Mike acconsente e riparte a tutto gas, sfrecciando sulla stradina sterrata e lasciando il corpo di Travis sul posto. Dopo circa 5 minuti si ferma, in preda a un attacco isterico, ma è così agitato che perde il controllo e finisce fuori strada dopo alcune centinaia di metri. Dopo essersi fermati, Mike e gli altri, assaliti dal senso di colpa per aver abbandonato l'amico, decidono di tornare indietro alla sua ricerca. I 6 discutono sul da farsi e infine fanno inversione. In quel momento vedono nel cielo qualcosa di estremamente luminoso schizzare via, lasciando dietro di sé una lunga scia luminosa. Allora, un attimo. Avete presente il panico collettivo? Eccolo qua. Tutto compreso nel pacchetto. Panico più confusione. Nonostante fossero ancora scossi, tornarono sul posto per cercare l'amico. Il bosco era immerso in un silenzio innaturale. Le ricerche si rivelarono del tutto inutili. Il gruppo lo cercò per un'ora, senza esito. A quel punto ripresero il viaggio verso Heber, la località più vicina a St. Graves, e intorno alle 19:30 chiamarono la polizia. A rispondere fu il vice sceriffo della contea di Navajo, Chuck Ellison, che si recò sul posto per interrogarli. Il gruppo raccontò la vicenda al vice sceriffo durante un incontro al centro commerciale del luogo. Ecco il momento istituzionale, è qui che tutto diventa ufficiale. Ellison rimase perplesso nel trovare i ragazzi così terrorizzati e dopo aver ascoltato il racconto sull'UFO, decise di contattare il suo superiore, lo sceriffo Marlin Gillespie. Fin da subito gli agenti nutrirono il sospetto che qualcuno del gruppo dei boscaioli avesse fatto del male a Travis e che l'intera storia sull'UFO fosse stata inventata per coprire il crimine. Eppure la loro angoscia sembrava genuina agli occhi di chi è addestrato a riconoscere chi mente. Se stavano mentendo, lo facevano in modo sorprendentemente convincente. L'altra ipotesi era che, per qualche motivo sconosciuto, Travis si fosse nascosto da solo. In ogni caso, il giorno seguente iniziarono le ricerche ufficiali delle forze di polizia, a cui si unirono diversi volontari. Nel frattempo, Mary, la madre di Travis, mise al corrente Dwayne Walton, suo fratello, che da Glendale, dove viveva, si precipitò a Snowflake. Lo sceriffo intervenne poco dopo, organizzando una squadra di ricerca e tornando nel luogo in cui Travis era stato visto l'ultima volta. Non emerse nulla che potesse far pensare al passaggio di un'astronave. La vegetazione era intatta e Travis non c'era. Secondo Dwayne e Mike Rogers, le ricerche venivano condotte con superficialità e poca cura. Per questo sollecitarono le forze dell'ordine a un maggiore impiego di risorse. Le risorse arrivarono. Vennero messi in campo un elicottero per setacciare la zona e cani da ricerca. Il giorno successivo, nonostante l'impiego di elicotteri, jeep e unità a cavallo, e nonostante l'assenza di qualunque traccia, la polizia cominciò a ipotizzare che la vicenda potesse essere una montatura per coprire un incidente o un omicidio. Tra mille dubbi su che cosa gli fosse successo, il giovane venne dichiarato ufficialmente scomparso. Nonostante gli sforzi, però, non si registrarono sviluppi significativi. Travis sembrava svanito nel nulla e l'ipotesi che gli avessero fatto del male rimaneva tra le più accreditate. Dichiarazione ufficiale. Scomparso. Parola che cambia tutto. Da qui in poi la storia prende pieghe investigative e giudiziarie. I boschi continuarono a essere setacciati per giorni, senza alcun risultato, mentre l'attenzione di tutti rimaneva concentrata non sul cielo, ma sui 6 uomini che quella sera erano con lui. Se Travis si fosse volontariamente nascosto, sarebbe stato difficile per lui sopravvivere alle rigide temperature notturne di quei luoghi, considerando che al momento della sparizione indossava soltanto una camicia, una giacchetta e dei semplici jeans. Dopo solo 3 giorni, il caso era già esploso a livello mondiale. Snowflake si riempì di curiosi, giornalisti e ufologi. 3 giorni e boom! Curiosi, TV, ufologi. Una cittadina che fino a ieri non era sul radar,
ora è sotto i riflettori. E voi sapete cosa succede quando la stampa arriva. Si racconta addirittura che in città fossero arrivate auto governative. Secondo molte testimonianze, diversi agenti del governo cercavano di confondersi tra i forestieri per monitorare la situazione. John Goulet ha riferito che 2 uomini in completi neri e occhiali da sole lo seguivano, arrivando persino a conoscere in anticipo i luoghi in cui si sarebbe recato. Qui entriamo nel territorio delle teorie e dei misteri che piacciono al web. I suoi colleghi si trovarono immediatamente nei guai, vennero interrogati dagli agenti di polizia e furono subito indicati come i principali sospettati della scomparsa di Travis. In poche parole si riteneva che avessero potuto uccidere il giovane, ma per quale motivo? Interrogati ripetutamente e separatamente, fornirono lo stesso identico racconto, fin nei minimi dettagli. Non cambiarono mai una virgola della loro versione e non caddero in contraddizione nemmeno sotto pressione. Snowflake era una cittadina dalla mentalità chiusa e profondamente religiosa, e l'intera vicenda scosse profondamente la comunità. La maggior parte della popolazione non credeva all'ipotesi ufologica sulla sparizione di Walton, e la polizia, condividendo questi sospetti, aprì un'indagine per omicidio. Eppure, ascoltate bene, tutti raccontano la stessa storia, parola per parola. Vi sembra plausibile che 6 persone si accordino così perfettamente e che per simulare una scomparsa si inventino la storia del rapimento alieno? È possibile che si siano inventati una storia tanto fantasiosa per coprire l'omicidio di Travis, evocare gli alieni, quando sarebbe stato così semplice raccontare di aver visto il ragazzo allontanarsi nei boschi e non fare più ritorno? Nessuno di loro si era mai interessato all'argomento UFO e fino a quel momento si erano dichiarati scettici quanto i poliziotti. Eppure spuntano fuori con una spiegazione tanto bizzarra. Nel frattempo Travis Walton resta introvabile. Tra gli indagati rimasero tutti i ragazzi presenti al momento della sparizione. Fu presa in considerazione anche l'ipotesi di un incidente con la motosega. Tra loro, colui che destava maggior sospetto agli agenti era Allen Delis, principalmente per i suoi precedenti penali e per il carattere molto irascibile. Quando ai ragazzi fu proposto di sottoporsi al test del poligrafo, il gruppo acconsentì. Tutti coloro che erano sul camion quella sera vennero sottoposti alla cosiddetta macchina della verità da un funzionario del Dipartimento di Pubblica Sicurezza dell'Arizona. Negarono di aver fatto del male a Travis e ribadirono la storia già raccontata. L'ufficiale che eseguì il test riferì che il gruppo sembrava davvero convinto di aver visto un UFO e che con ogni probabilità non avevano fatto del male a Travis. Delis si rifiutò di completare il test. In seguito venne scoperto il motivo, ovvero che aveva dei precedenti penali che aveva tenuto nascosti al suo datore di lavoro. Per paura che quel segreto venisse scoperto, decise di interrompere il test. Gli altri rimasero invece coerenti con la versione iniziale e i controlli furono superati con esito positivo. In realtà, solo 5 dei 6 esami vennero completati. Il suo test fu quindi invalidato e considerato inconcludente. La notizia dell'incredibile vicenda attirò numerosi giornalisti e ufologi, portando diverse interviste. Dwayne Walton, fratello di Travis, dichiarò che lui e Travis erano appassionati di UFO e che in caso di avvistamento si sarebbero avvicinati il più possibile al presunto disco volante. Dwayne ammise inoltre di aver osservato, 12 anni prima, un disco molto simile a quello descritto dal gruppo. Come già riportato, tutti coloro che quella sera erano sul camion vennero sottoposti alla cosiddetta macchina della verità da un funzionario del Dipartimento di Pubblica Sicurezza dell'Arizona. Negarono di aver fatto del male a Travis e ribadirono la storia già raccontata. Ma allora, che fine aveva fatto Travis Walton? A chi bisognava credere? Davvero un UFO lo ha rapito? E se fosse stato tutto uno scherzo, ordito da Travis, a cui gli altri hanno creduto ciecamente? Con il passare dei giorni, le dicerie si fecero sempre più crude verso i 6 uomini. Alcuni li tacciavano di aver raccontato frottole, altri li marchiavano come assassini. La notizia ormai aveva fatto il giro dell'Arizona e degli Stati Uniti, attirando giornalisti e appassionati di ufologia che trasformarono la piccola e anonima Snowflake nel luogo simbolo di un presunto rapimento alieno.
La madre di Travis, naturalmente, era disperata. Al suo fianco si era portato il primogenito, Dwayne Walton. Dwayne, insieme a Mike Rogers, il caposquadra che guidava il furgone, rilasciano delle interviste sulla scomparsa di Travis. Dwayne racconta di aver visto anni prima un oggetto simile a quello descritto dagli altri 6. In molti cominciano a ipotizzare che si tratti di uno scherzo architettato dai fratelli Walton, magari utilizzando una specie di mongolfiera che nel buio dei boschi avrebbe potuto essere scambiata per un UFO. Gli altri testimoni, presenti quella sera però, affermano con decisione che si trattava di qualcosa di completamente diverso. La madre di Travis si rifiuta di far entrare in casa giornalisti e agenti di polizia, non risponde alle domande e infine viene sospettata di nascondere il figlio tra le mura domestiche. Difendere la privacy in certi momenti è umano, ma questo atteggiamento ovviamente alimenta anche i sospetti. Poi accadde l'inaspettato. Le risposte non tardarono ad arrivare. Quella stessa sera, lunedì 10 novembre, dopo le 23, squillò il telefono a casa di Allison, la sorella di Travis. Poco prima della mezzanotte, Grant Neff, il cognato, ricevette una chiamata. Era lui. Dall'altra parte della cornetta, una voce flebile e terrorizzata affermò di essere Travis, dicendo di trovarsi in una cabina telefonica alla stazione di servizio di Heber e di aver bisogno di aiuto. All'inizio Grant non lo riconobbe e pensò che fosse uno scherzo. Telefonata notturna. Sembra un copione, ma era la realtà. Una voce dall'altro capo mormora: «Sono io». E tutto cambia. Poi Travis si mise a urlare disperato. Ripeteva di stare male e lo supplicava di andare a prenderlo. Era così agitato che non poteva essere uno scherzo. Grant si mise in macchina, passò a prendere Dwayne e insieme arrivarono alla stazione di servizio. Con loro grande sorpresa trovarono davvero Travis accasciato in una cabina telefonica, più magro, fortemente disidratato e talmente provato da scoppiare in lacrime. Grant e Dwayne cercarono di rianimarlo e poi lo caricarono in auto per riportarlo a Snowflake. Travis indossava gli stessi abiti del giorno della scomparsa e gli era cresciuta la barba. La cosa più agghiacciante fu che lui era convinto di essere stato assente solo poche ore. Fu uno shock apprendere che in realtà erano passati ben 5 giorni. Durante il viaggio mostrò segnali evidenti di ansia. Era spaventato e continuava a ripetere di aver perso soltanto poche ore. Dwayne commise l'errore di non avvisare subito la polizia del ritrovamento. In seguito spiegò di averlo fatto per evitare che la casa venisse assediata dai giornalisti e per proteggere il fratello dalle domande estenuanti e pressanti di stampa e agenti, ritenendo Travis ancora troppo provato sia fisicamente che mentalmente. Capito il motivo del silenzio? Proteggere o sbagliare? La scelta aveva conseguenze pesanti. Il suo errore, tuttavia, fu grave. Contribuì a far dubitare l'opinione pubblica di ogni parola pronunciata dai fratelli Walton in seguito. Alla fine la polizia venne informata da un operatore telefonico della chiamata ricevuta a casa di Grant e la cabina venne analizzata alla ricerca di impronte, ma non furono trovate tracce riconducibili a Travis. Poliziotti incompetenti o una storia che non regge? Nelle prime ore dopo la riapparizione, Travis era in evidente stato di shock. Ogni volta che tentava di mangiare, vomitava e appariva profondamente scosso e impaurito. Non riusciva a credere di essere stato via 5 giorni, poiché aveva la netta sensazione che fossero trascorse solo poche ore. Per questi motivi decisero di portarlo a casa di Mary, la madre. Prima del ritrovamento, William Spaulding, dell'organizzazione di ricerca ufologica Ground Saucer Watch, aveva contattato Dwayne offrendosi di aiutare qualora Travis fosse tornato. L'organizzazione proponeva di pagare un medico di fiducia per visitarlo privatamente e suggeriva anche di raccogliere la sua prima urina per analizzarla. Dwayne ricordò quei consigli e conservò un campione di urina che la mattina seguente portò da Lester Stewart, il medico indicato dall'ufologo. Analisi private, consigli esterni. Il mondo degli ufologi entra in scena. Seguendo i consigli di Spaulding, i fratelli Walton
Scoprirono però che Stewart non era un medico nel senso tradizionale, bensì un ipnoterapeuta, e decisero quindi di interrompere ogni rapporto con Spaulding. A quel punto la famiglia si affidò a un'altra organizzazione di ricerca, la APRO, Aerial Phenomena Research Organization. Inoltre l'APRO aveva garantito che Travis sarebbe stato visitato privatamente da 2 medici veri. Per questo i Walton si recarono di nascosto in un albergo a Phoenix, dove Travis, registratosi con un nome falso per non attirare attenzioni, iniziò gli esami. Sia il sangue sia le urine non evidenziarono la presenza né di alcol né di sostanze stupefacenti. Niente alcol, niente droga, elemento che pesa nella credibilità di Travis, segnatevelo. Secondo i ricercatori dell'APRO, Travis, come molte altre presunte vittime di abduction, aveva subito quel fenomeno noto come missing time, o tempo mancante, un intervallo di cui l'addotto non conserva memoria. Per questo gli proposero una sessione di ipnosi regressiva, una tecnica non riconosciuta dalla comunità scientifica che promette di riportare alla coscienza esperienze dimenticate. Fu proprio grazie a queste sedute che emersero ulteriori dettagli inquietanti. Ma cosa disse Travis al riguardo? Dopo essersi lentamente ripreso dallo shock, cominciò a ricostruire ciò che ricordava, o che credeva di ricordare, ed è inevitabile che chi lo ascoltava nutrisse dubbi sulla sua lucidità. Quando il suo ritorno divenne pubblico, si poté almeno conoscere la versione di Travis. Raccontò che, dopo essere stato investito dal fascio di luce, si era risvegliato sul lettino, con una luce negli occhi puntata dall'alto. Da qui partono le descrizioni che dividono gli scettici dagli altri. L'aria era strana, pesante, carica di umidità. All'inizio Travis era convinto di trovarsi in un ospedale. Si sentiva stordito e vedeva tutto sfocato, ma riusciva a distinguere i contorni di alcune presenze intorno a lui. Pensò fossero medici, ma quando cominciò a mettere a fuoco meglio e capì che non si trattava affatto di dottori, fu preso dal terrore. Era circondato da 3 esseri bassi, calvi e con teste sproporzionalmente grandi. Mentre fissava i loro volti, realizzò quanto fossero inquietanti. Occhi completamente marroni, molto grandi e privi della parte bianca della sclera. Il resto del viso, orecchie, naso e bocca, appariva minuscolo in confronto. Indossavano tute di un colore tra il marrone e l'arancione. Secondo lui erano gli alieni della cosiddetta razza dei grigi, teste enormi e arti esili. Una descrizione da film horror, grigi con occhi grandi e teste sproporzionate. Chiunque sarebbe in stato di shock dopo una simile esperienza. La loro altezza non superava il 1,5 metri e i corpi erano completamente glabri e affusolati. Preoccupato e in preda al panico, Travis dice di aver provato a respingere la creatura più vicina, ma riuscì a malapena a muovere il braccio. Le diede una lieve spinta, perché era troppo debole. Ricorda però che l'essere aveva una consistenza strana, più morbida e leggera di quanto si sarebbe aspettato. Con la forza della disperazione e dell'adrenalina, Travis riuscì in qualche modo a rotolare giù dal lettino e cominciò a urlare agli esseri di stare lontani. Urtò contro uno scaffale, si guardò intorno e notò una sorta di cilindro. Afferrò quel cilindro trasparente, simile al vetro ma molto più pesante, preso da uno scaffale alle sue spalle, e cercò di romperlo per improvvisare un'arma, ma l'oggetto non si spezzò. Si limitò ad agitarlo davanti a loro, per intimare loro di restare lontani. Gli esseri rimasero immobili a fissarlo con i loro enormi occhi. Quello sguardo lo avrebbe perseguitato per sempre. Poi, senza reagire, le creature si allontanarono ed uscirono dalla stanza. Quello sguardo è il tipo di immagine che ti rimane nella testa, per sempre. Dopo la loro fuga, Travis, spaventato e alla ricerca di una via di fuga, uscì dalla stanza e si trovò in un corridoio illuminato da una luce fioca. L'aria era rarefatta e umida, tanto da rendergli difficile respirare. Ad un certo punto si trovò davanti ad un'altra stanza di forma sferica, con al centro una sedia dallo schienale alto. Travis ne fece il giro, a passi cauti.
Poco dopo cominciarono ad apparire delle luci all'interno della stanza. Corridoio fioco, aria pesante, questo è materiale da incubo. Più si avvicinava alla seduta, più piccole luci disegnavano diagrammi stellari che illuminavano l'ambiente e le pareti. Pur spaventato, constatato che non ci fosse nessuno, decise di sedersi e, accorgendosi della presenza di un display con tasti luminosi sul bracciolo della sedia, iniziò a premerli nella speranza ingenua di aprire una porta che lo portasse fuori. Naturalmente non accadde nulla. Sul braccio sinistro c'era una leva corta e robusta, mentre sul destro uno schermo illuminato mostrava linee nere che si intersecavano in tutte le direzioni. Travis tirò la leva e le stelle cominciarono a ruotare lentamente. Rilasciandola, si fermarono. Non appena si alzò dalla sedia, tutte le luci sparirono. Vide un contorno rettangolare sul muro e andò a controllare. In quel momento sentì uno strano suono. Piccoli dettagli tecnici che suonano incredibili. Leve, schermi, stelle che ruotano. La descrizione è ricca di particolari concreti. Questo aiuta a visualizzare. Ad un certo punto, da una porta laterale, entrò una figura alta quanto lui, vestita con una tuta blu da astronauta e con un casco di vetro sulla testa. Le sue sembianze erano del tutto umane. Rassicurato dalla sua presenza e convinto di aver trovato in quell'uomo un'ancora di salvezza, Travis cominciò a fargli domande. Non solo non ottenne risposta, ma venne afferrato per un braccio e trascinato fuori dalla struttura. Fu portato in un'area simile a un hangar e per un attimo pensò di essere uscito dal disco volante. Voltandosi, vide che il mezzo era simile a quello avvistato nella foresta, ma molto più grande. E tutto intorno c'erano altri velivoli come quello che lo aveva rapito. Gli parve simile a un hangar per aerei, con più navicelle parcheggiate tutt'intorno. Si rese conto con stupore di trovarsi in una navicella somigliante all'oggetto visto nel bosco. L'uomo, in tuta spaziale, lo condusse poi in un'altra camera, dove l'aria era più fresca e leggera e le luci assai più intense. Ad attenderlo vi erano 2 uomini e una donna, alti almeno 2 metri, dal fisico possente e capelli biondo dorato, figure che ricordavano per aspetto la persona col casco. I loro lineamenti richiamavano quelli delle popolazioni scandinave, ma gli occhi leggermente più grandi e alcune fattezze insolite suggerivano che non si trattasse di esseri del tutto umani. Vennero quindi identificati come i cosiddetti nordici dell'ufologia. Queste creature, dotate di una forza sorprendente, lo afferrarono e lo adagiarono su un lettino. Quando la figura femminile dall'aspetto nordico gli applicò con movimenti rapidi al volto una sorta di mascherina, simile a una maschera per l'ossigeno, Travis cadde in un sonno immediato. Si risvegliò poi al gelo, sul celebre ciglio della strada, a poca distanza dalla stazione di servizio di Eber. Non riuscì in alcun modo a recuperare altri ricordi di quell'esperienza. Da quel momento, numerose organizzazioni e gruppi di ricerca sul fenomeno UFO presero d'assalto Travis e suo fratello. Purtroppo, i 2 non riuscirono a tenere a distanza persone poco serie. Quelle persone finirono per stringere accordi con giornali scandalistici, trasformando quella che sarebbe dovuta essere una ricerca scrupolosa in un circo di titoli sensazionalistici e pettegolezzi. Nel frattempo, Travis venne visitato da 2 medici. Nell'incavo del gomito destro presentava il segno di un'iniezione, benché non fosse stata praticata su una vena. Un piccolo punto rosso nella piega indicava l'uso di un ago ipodermico in una zona dove non si individua una vena. Stranamente, le analisi delle urine non rivelarono la presenza di chetoni, un risultato anomalo, dato che una persona rimasta praticamente senza cibo per 5 giorni avrebbe dovuto mostrare livelli elevati. Circo mediatico da una parte, indizi medici dall'altra. Ecco la contraddizione che incastra i commenti più accesi. Segno di iniezione senza spiegazione e urine senza chetoni. Lo sceriffo ipotizzò inizialmente che Walton fosse stato drogato o avesse subito un colpo alla testa. Secondo questa teoria, sarebbe poi stato portato in ospedale e in stato alterato avrebbe potuto confondere medici e ambienti con le immagini raccontate. Travis fece però notare che gli esami medici escludevano sia traumi che l'assunzione di droghe e si dichiarò
disponibile a sottoporsi al poligrafo e all'ipnosi. Negli anni successivi venne infatti sottoposto al test della macchina della verità ben 5 volte. Poligrafo, ipnosi, analisi, il menù dell'inchiesta è servito. C'è chi sostiene che Travis abbia inventato l'intera vicenda per trarne profitto. In effetti, pubblicò un libro, The Walton Experience, che poi ispirò il film uscito in Italia con il titolo Bagliori nel buio. Tuttavia, i 3 operatori che lo sottoposero al poligrafo dichiararono che, secondo loro, Travis diceva la verità, o quantomeno ne era convinto. Agli scettici, Travis risponde con fermezza: storie come la sua raramente arricchiscono, anzi, finiscono per rovinare chi le racconta. E quindi il guadagno non sembra un movente plausibile. Inoltre, sottolinea che sia lui che i suoi colleghi superarono il test della verità e che non si può parlare di allucinazione collettiva, dal momento che tutti fornirono la stessa versione senza differenze sostanziali nelle loro descrizioni. Gli scettici continuano a sollevare interrogativi. Cos'è realmente accaduto il 5 novembre 1975? È plausibile che tutti quei testimoni abbiano visto lo stesso UFO o Travis abbia convinto il gruppo a inscenare tutto? Se così fosse, avrebbe dovuto avere complici, il cui sospetto più evidente ricade su Dwayne, visto il ritardo nell'avvertire la polizia dopo la ricomparsa del fratello. L'assenza di chetoni nelle urine ha fatto ipotizzare che Travis si fosse nascosto mantenendo un apporto di cibo regolare, anziché essere digiuno per giorni. È però indubbio che il ragazzo fosse fortemente disidratato e psicologicamente sconvolto. Se stesse fingendo, la recitazione sarebbe di altissimo livello. Molti hanno fantasticato sul segno del lago visto sul braccio, suggerendo che si sia iniettato sostanze per poi perdersi nella foresta tra le allucinazioni. Tuttavia, le analisi del sangue non rilevarono tracce di stupefacenti e, a parte quel segno di iniezione, non emergono lividi o ferite compatibili con maltrattamenti. Disidratato e sconvolto. Elementi che pesano. Fingere uno stato del genere per giorni, difficile da sostenere senza lasciare tracce ben più evidenti. Dalle lastre non emersero traumi cranici che potessero giustificare la formazione di falsi ricordi. Va inoltre sottolineato che sebbene Travis risultasse assente per 5 giorni, ricordava soltanto frammenti sparsi di quel periodo prolungato. Nel 1978 Travis pubblicò il libro The Walton Experience, dove raccontò la sua versione degli eventi. Gli specialisti però non lo giudicarono una testimonianza limpida. Diversi esperti ritennero il racconto più romanzato che documentaristico, con parti amplificate per rendere la narrazione più avvincente. Ancora una volta ci si trovò davanti a una biforcazione interpretativa. Era Travis un bugiardo conclamato o il protagonista di qualcosa di realmente inquietante? Anni dopo, nel 1993, il libro ispirò il film Fire in the Sky, che contribuì ad amplificare ulteriormente la notorietà del caso. Nonostante le numerose partecipazioni a convegni ufologici e le ripetute interviste, Travis rimane un uomo umile, vive tuttora a Snowflake, lavora in una segheria locale, si è sposato e ha 6 figli. Col passare del tempo, emerse anche un testimone oculare della sera in cui l'UFO sarebbe apparso nel bosco, un ufficiale dell'intelligence militare che si trovava a caccia nella zona. Pur essendo, come si suol dire, l'uomo giusto al momento giusto, questi venne però silenziato dai suoi superiori, cui fu ordinato di non parlare. Si sottopose comunque al poligrafo, ma il risultato fu inconcludente. Vita normale dopo lo tsunami mediatico. Curioso, no? E quel testimone militare silenziato? Suona come un copione già visto. Un altro elemento interessante riguarda la vegetazione nel luogo del presunto rapimento. In tempi più recenti sono stati analizzati campioni ricavati dal centro di alcuni ceppi dell'area. Va sottolineato che sebbene un grande incendio abbia successivamente devastato la zona, ciò non dovrebbe aver alterato gli anelli di crescita presenti nelle sezioni dei tronchi. Dagli anni successivi al 1975 si è osservato che gli alberi dell'area crebbero a un ritmo sensibilmente più rapido rispetto al periodo precedente. Benché il clima e altri fattori vadano considerati, l'anomalia resta significativa perché gli alberi al di fuori di quella zona non mostrano lo stesso incremento di crescita. Allo stesso modo, i campioni di terreno prelevati all'interno del sito
rivelarono differenze rispetto a quelli raccolti all'esterno. Una delle ipotesi avanzate è che il sistema di propulsione del velivolo alieno abbia esercitato un forte effetto elettromagnetico sul suolo, concentrando le particelle di ferro verso la superficie. Non si tratta di un fenomeno inedito. Osservazioni analoghe sono state segnalate anche in altri luoghi, dove oggetti volanti non identificati si sono avvicinati molto al terreno. L'episodio del presunto rapimento alieno ha fatto il giro del mondo ed è probabilmente il più celebre. Tralasciando le numerose storie simili, il caso di Travis resta il più singolare e, per molti, il più convincente, proprio perché i testimoni non si sono mai contraddetti su quanto accadde la sera del 5 novembre 1975. Perché avrebbero dovuto inventare una vicenda tanto straordinaria, rischiando di essere considerati pazzi e di perdere il lavoro, come in effetti accadde? Se l'obiettivo fosse stato ottenere notorietà, non sarebbe stato più semplice scegliere un'altra via, senza mettere così a repentaglio la propria reputazione? Forse, con il proseguire delle ricerche scientifiche, un giorno si arriverà a una risposta certa. La storia di Travis Walton rimane appesa a un filo di luce e a 1000 interrogativi. Un bagliore nella notte, testimoni che non cambiano versione, anelli degli alberi che raccontano un'accelerazione inspiegabile, e in mezzo a tutto questo un uomo che riappare ma che non ricorda il tempo perduto. La verità è là fuori, nascosta nel buio e tra le pieghe della memoria. Spetta a chi osserva decidere se voltare lo sguardo o proseguire, passo dopo passo, verso il bagliore. Avete sentito tutto, ora tocca a voi. Restare spettatori o seguire il bagliore con noi. Se volete altri approfondimenti e testimoni, iscrivetevi e attivate la campanella e scoprirete quanto è profonda la tana del bianconiglio.